Buongiorno cari amici, come vedete sono qui con l'amico professor Corrias Matteo, questa volta siamo vicinissimi, siamo qui seduti a 20 centimetri l'uno dall'altro perché vogliamo parlarvi di un libro, non dei nostri libri, anche se mi raccomando non dimenticateli, ma è un libro molto legato ai nostri libri, lo vedrete perché. È un libro che abbiamo scoperto di Francesca Stavrakopoulou, laureata in teologia all'Università di Oxford, docente di teologia all'Università di Exeter e che con estremo coraggio, appartenendo al mondo accademico, scrive delle cose che alle volte avrei avuto qualche difficoltà a scriverla anch'io. Che dici Matteo? Sì, se c'è un aggettivo che può qualificare bene il lavoro di questa studiosa è coraggioso, cioè è un lavoro davvero sorprendentemente audace, no? Sì, Per il livello di esplicitezza attraverso il quale, ecco, però questo lo direi subito, la studiosa sfrutta la fonte biblica e tutta una serie di fonti extra-bibliche che lei utilizza molto sapientemente a sostegno del proprio discorso. Mi ha davvero colpito questa libertà anche con la quale una accademica si dedica a un'indagine, a un'inchiesta che poi effettivamente si traduce in uno studio decisamente corposo, perché davvero stiamo parlando di un libro che supera le 400 pagine, documentatissimo, e che è un vero e proprio trattato di anatomia, potremmo sì, dire, no? sì. Solo che il corpus vile, o meglio, il corpus che viene analizzato è il corpo di Yahweh. Questa è la grande, come dire, la grande novità anche, no? Sul panorama degli studi biblici. Io vorrei quasi definirlo una sorta di bignami di anatomia e di fisiologia, perché lei seziona il corpo di Yahweh in ogni sua parte. Ed è veramente impressionante il modo preciso e anatomico, chirurgico direi, nel modo in cui lo fa. E lo fa anche in relazione ad aspetti che lei tratta con una esplicita e piacevolissima spudoratezza. Sì, è spudorata Vero? proprio. Sì, sì, sì. Proprio tutte le parti del corpo di Yahweh, anche quelle che si tenderebbe a tenere nascoste, soprattutto in riferimento a una divinità e a questa divinità in particolare, Sì, ma ci arriviamo ci arriviamo, magari. ci arriviamo, ce ne parlerai. Ed è un libro veramente interessante perché con piacevolissima sorpresa, almeno io lo leggo in parallelo con i libri miei e poi con i libri di Matteo, perché parla della fisicità di Yahweh, della fisicità del corpo di Yahweh in ogni singolo particolare, anche in quelli più inattesi, anche quelli che veramente uno non penserebbe di trovare in un libro, tanto meno in un libro di una teologa che, devo dire, nei confronti della teologia è anche molto critica. Sì, ci sono dei passaggi molto espliciti, però a questo proposito vorrei segnalare che da circa un ventennio a questa parte anche la teologia ufficiale della Chiesa Cattolica si è orientata in una maniera che non può non colpire verso uno studio molto più libero dal classico impianto che definiremo propriamente teologico, no? Mi viene in mente, per esempio, uno studio che ho letto da poco di un teologo e di un teologo biblico del Burundi, Celestin Simbanduku, che ha studiato e si è dottorato a Roma alla Università Urbaniana e per i tipi della facoltà teologica urbaniana, che è una facoltà pontificia, ha pubblicato un saggio in francese dal titolo molto molto interessante. Yahweh, les dieux et les anges. Yahweh, gli dei e gli angeli. Ecco lì la situazione di politeismo concretamente attestato e evidentemente attestato dal testo biblico è acquisita quasi come un dato di fatto. Dei Malachim e degli altri Elohim, questo studioso dà la stessa interpretazione che tu ormai da più di 10 anni a questa parte dai. Quindi in un certo senso si può dire che questi studiosi ti hanno preceduto. Ecco, è molto interessante, diciamo così, la
perifericità, tra virgolette, no? di questi studiosi, perché poi questo libro in particolare tira il discorso verso la elaborazione di possibili strategie per l'inculturazione, no? E quindi Sì, la proposizione del messaggio cristiano e della teologia cristiana in contesti come possono essere quelli tribali del Burundi. Però al di là di questo, devo dire che la qualità del metodo filologico applicata al testo biblico da parte di questo e di altri teologi resta comunque sorprendente. Però ecco, comunque, la libertà con cui questa studiosa, Francesca Stavrakopoulos, si dedica a una ricognizione del corpo di Yahweh, così come emerge dal dettato del testo biblico, resta un dato storico notevole, cioè attesta di questa raggiunta libertà del mondo degli studi nei confronti di quello che è stato uno dei più grandi campi minati della nostra cultura. certo, libertà nella quale io mi sono tuffato facendo finta che. Certo. Lei invece non fa finta che. Lei, essendo una teologa, non fa finta che, ma ci racconta tutta una serie di aspetti del corpo di Yahweh che sono presenti nella Bibbia, e non lo dico io, lo dice lei espressamente. Dice tutto ciò che si ricava non si ricava da miti levantini, da racconti, da allegorie, da metafore, ma si ricava direttamente dalla Bibbia, dalla lettura letterale della Bibbia. E ciò che mi ha colpito è quando lei racconta che quando era studente faceva delle domande ai suoi docenti e trovava le risposte frustranti perché non le trovava rispondenti a ciò che c'era scritto nella Bibbia. Ed è ciò che vado dicendo da tempo, insomma nella Bibbia non c'è, nel senso che gran parte di ciò che viene elaborato in realtà viene elaborato a tavolino perché leggendo la Bibbia si trova ben altro. E questo ben altro lei lo esplicita in un modo palese, dicevamo prima in un modo quasi spudorato. Dalla mia posizione di esterno, no, avrei quasi timore di usare certa terminologia nei confronti del corpo di Yahweh. Sì, per amore di precisione io direi anche questo. Questa studiosa è particolarmente esplicita al limite della spudoratezza, però ecco, diciamo, si capisce benissimo che non esce mai da un quadro di carattere antropologico-culturale. Cioè quello che a mio avviso emerge in maniera abbastanza evidente è che lei, presentando la materia del suo studio, la offre al lettore come ciò che caratterizzava la mentalità dell'uomo dell'epoca. Sì, D'accordo? Quindi al punto che, cito dalla conclusione di questo saggio, lei scrive a proposito di Ave, appunto, lo descrive come un Dio che rispecchia il meglio e il peggio di noi, un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza. Cioè, sì, ecco, questo è il classico paradigma, diciamo così, razionalizzante, che è certo, tipico dell'antropologia culturale. certo. Però non importa, ecco, il fatto è che tutti quegli aspetti che lei ripresenta, rispolverando, diciamo così, la lettera del testo biblico, erano proprio quei passaggi delle scritture sui quali si era esercitata l'esegesi biblica che aveva prodotto poi, come dire, il fondamento teologico anche di tutto il discorso cristiano. Certo, proprio nel tentativo di spiegarne l'incomprensibilità qualora si volesse assolutamente vedere un Dio spirituale, cioè nel senso che ci sarebbero delle contraddizioni pressoché insanabili. Se si volesse Sì, vedere il Dio spirituale che fa certe cose, che si comporta in un certo modo, poi leggeremo qualcosa anche di divertente, per la verità che lei riporta testualmente dai testi ugaritici, dai testi biblici. E per me è stata una grande, piacevolissima sorpresa leggere questo libro, tanto che me lo sono ripreso 2 volte, proprio per essere certo di aver compreso bene che era una teologa che l'aveva scritto. Insomma, sì, ma allora entriamo un pochino più sì, nel sì, vivo anche del discorso di questa studiosa, no? Ecco, a proposito di questo processo di spiritualizzazione, lei ovviamente ne tiene conto e lo presenta anche come quel filtro che fino a questo momento appunto ha impedito i lettori del testo
del testo biblico nel procedere appunto nella direzione di una comprensione nitida di ciò che questo libro racconta di Yahweh. E la spiritualizzazione del testo biblico, noi lo sappiamo, ha origini molto lontane. Certo. Perché l'origine è il periodo, diciamo così, post-esilico, Sì. quindi siamo nel VI secolo. A quel punto la distruzione dei due regni lascia, diciamo, poco margine a un'interpretazione letterale delle promesse di Yahweh e del significato del patto con il popolo di Israele. A quel punto, allora, comprensibilmente, o si butta al macero tutta la storia pregressa del popolo di Israele, oppure si trova una via culturalmente significativa per salvare tutto, e la via che è stata individuata è stata proprio questa. Tra l'altro il periodo a cui fai cenno tu è il periodo nel quale appunto comincia la spiritualizzazione, per esempio, delle promesse di Yahweh, perché di fatto le promesse di Yahweh non si stavano realizzando concretamente. Appunto. E allora ovviamente i pensatori, gli esegeti, i rabbini, i maestri sentivano il bisogno di in un certo qual modo trasporre queste promesse in un tempo a venire, nel tempo futuro, in un tempo che sarà, Esatto. visto che nel tempo che è, nel tempo che era, le promesse non si stavano realizzando. Una seconda fase fondamentale di questo processo di spiritualizzazione della Bibbia è quella traduzione interpretativa che è stata realizzata nel III secolo a.C. della Bibbia stessa, appunto nel contesto della comunità ebraica di Alessandria d'Egitto, Certo. la famosa Bibbia dei 70. Ecco, la Bibbia dei 70 è un passaggio chiave per comprendere la storia del cristianesimo, l'origine del cristianesimo come dottrina organizzata e come teologia in senso proprio, Sì. no? Cioè non si riuscirebbe a comprendere l'ancoraggio biblico della dottrina cristiana se non si tenesse conto di questo imprescindibile passaggio, perché quella traduzione, appunto, come dicevo, non è una semplice traduzione, ma è una interpretazione in chiave spiritualizzante. E gli esempi potrebbero essere tantissimi, potrebbe essere un argomento molto interessante Sì, anche da non è un sviluppare caso che non questo. piace agli ebrei. Non è un caso che gli ebrei la detestino, no? È una sciagura per l'umanità. Esattamente, Sappiamo cosa. perché tra la concretezza del pensiero semitico e invece il pensiero ellenistico, perché poi all'interno di questo è stata tradotta, sono inconciliabili, in sostanza. Sono inconciliabili. Inconciliabili. Ma io trovo ancora più curioso che la Chiesa cristiana d'Occidente, la Chiesa cattolica, abbia completamente abbandonato il testo dei 70 che era stato tradotto da San Girolamo in latino, per riagganciarsi con un'operazione impossibile dal punto di vista tanto filologico quanto teologico alla Bibbia masoretica. Sì. Questo crea una serie di problemi che stanno iniziando a diventare evidenti. Esatto. Tu stesso citavi spesso il caso della Conferenza Episcopale Tedesca che ha modificato il testo tradizionale della famosa profezia di Isaia della Vergine che concepirà e partorirà un figlio, perché nel momento in cui ci si riaggancia al testo masoretico e lo si vuole tradurre correttamente, non c'è niente di tutto ciò. Esattamente. E quindi in effetti questo ritorno al testo masoretico rende ancora più problematica la comprensione del testo biblico e soprattutto rende ancora più problematica la comprensione del testo biblico alla luce delle elaborazioni teologiche, che in effetti alle volte, come ho già ripetuto più volte, sembrano elaborazioni fatte come se la Bibbia, come se il testo masoretico non esistesse. Esattamente. Cioè, come dire, il testo è lì, ma intanto io ti dico che la verità è qui. E poi cerco di fare in modo di adattare la verità al testo invece di fare il procedimento opposto, cioè vediamo cosa dice questo testo e vediamo che cosa se ne può ricavare. Ecco, di questo processo di spiritualizzazione della Bibbia, che ha, come abbiamo detto, radici molto antiche, Francesca Stavrakopoulou tiene conto nel momento in cui offre una riflessione che io trovo preziosissima su un aspetto sul quale anche noi già ci siamo soffermati, cioè in che misura la Bibbia può essere utilizzata come fonte storica. Sì. Sappiamo che ci sono due posizioni estreme e tra queste due una miriade di opzioni, cioè Certo. la Bibbia non può essere minimamente considerata
una fonte storica attendibile, oppure la Bibbia è una fonte storica, Certo. come tutti gli altri documenti. C'è chi dice Chiare, addirittura Levantina, che la Bibbia è una fonte storica che non sbaglia mai, che non sbaglia mai. perché è ispirata da Dio. Esattamente. E questo siamo veramente agli estremi. Ecco, diciamo che entrambe queste posizioni, come si comprende, sono insostenibili. Ecco, Francesca Esatto. Stavrakopoulou fa due osservazioni, secondo me, molto utili, già le offre nel primo capitolo, che ci consentono di orientarci correttamente all'interno di questa questione. Allora, tenuto conto di questo evidente e risaputo processo di spiritualizzazione, la Bibbia deve essere tenuta in considerazione e utilizzata come fonte storica, ma con delle cautele. Cioè bisogna sapere che occorre procedere oltre questa, chiamiamola così, coltre spiritualistica che alla Bibbia originale è stata applicata, è stata sovrapposta. E questo è un primo aspetto fondamentale, di metodo proprio, no? C'è poi un secondo aspetto notevole, cioè la Stavrakopoulou richiama l'attenzione sul fatto che la prospettiva dalla quale l'autore biblico, chiamiamolo così, racconta e propone i fatti, è una prospettiva molto parziale, perché è una prospettiva giudeo-centrica. L'esempio che lei fa, e che tu avevi già presentato nel precedente video dedicato a questo libro, è piuttosto interessante, è il caso di Omri. Sì. Omri, sovrano di Israele, che nella Bibbia è presentato quasi come un sovrano minore, una figura del tutto marginale. Ecco, se noi andiamo a vedere che cosa di Omri si dice nella stele di Mesha, per esempio, noi scopriamo che questo non era affatto una figura secondaria nel panorama storico del Levante antico, ma è stato un grande re di Israele. Esatto. Allora, questo è un esempio molto tangibile. Ha realizzato molte conquiste. Esattamente, è un esempio molto tangibile del fatto che la Bibbia presenta la sua storia, cioè la storia vista dal punto di vista del regno di Giuda, in un periodo che tra l'altro nella fase attuale è successivo come dire, alla fine del VI secolo, quando, come sappiamo, il regno di Giuda è stato conquistato. Allora, al netto di queste cautele, però, la Stavrakopoulou, e lei stesso ne dà testimonianza, la Bibbia deve essere usata come fonte storica. Esatto, e non a caso fa un'affermazione che secondo me avalla il fatto che sia una fonte storica quando lei dice che la Bibbia è un testo incompleto, perché Sì. è caratteristica tipica dei testi storici essere incompleti, Incompleto. perché ovviamente sono scritti, come si sa, da chi vince. Certo. E chi vince ovviamente scrive ciò che vuole che la gente sappia. E riferendosi a Omri, ovviamente è incompleto perché Omri non faceva ciò che piaceva a Yahweh, Certo. e quindi chiaramente lo dovevano citare perché c'era, ma in realtà non dovevano dargli importanza perché era un re che insomma non seguiva le regole. E quindi questo secondo me avvalla ancora di più il fatto che sia una fonte storica, perché o non lo inventi, diciamo così, Chiaro. oppure se lo inventi in modo da dargli una figura che sia apprezzabile, che sia accettabile da parte di tutti. E invece il fatto che lo citi perché c'è, ma cerchi di ridimensionarne la struttura, la figura, perché insomma non ti fa comodo, perché è un re che non rispettava le regole di Yahweh, dà l'idea di come appunto la Bibbia sia sostanzialmente un testo storico, perché come tutti i testi storici ovviamente non è storico in tutti i particolari. Ma non dimentichiamo che questo testo parla di Yahweh. Sì. Il focus, e questo è il bello, no? Io ricordo quando ho visto il titolo, ho detto Anatomia di Dio, ma chissà, non avrei mai pensato che intendesse proprio anatomia di Dio. Ecco, questo è quello che fondamentalmente mi ha sorpreso. Sì, io l'avevo visto in inglese, poi tu mi hai detto che era già stato tradotto in italiano, sì, e quindi... italiano. Ecco, il primo capitolo è già molto interessante perché offre, come lei stessa dice, una carta d'identità di questa divinità. A partire dal nome, noi ci siamo già soffermati sul discorso che la Stavrakopoulou fa su quello che doveva essere il nome originario di questa divinità, il cosiddetto trigramma che si trova attestato in numerosissime fonti extrabibliche, e noi ne abbiamo parlato perché lo troviamo anche in Sardegna.
Yahu. Questo è con tutta probabilità, concorda anche l'autrice, il nome originario di questa divinità. La forma del tetragramma, che è quella che poi è forse maggiormente attestata nella Bibbia, include, oltre alla radice del nome della divinità, anche questo è che dovrebbe essere un determinativo, quindi non è parte è lui. integrante. Esatto, proprio lui, ecco, questa dovrebbe essere la traduzione. Ma la Stavrakopoulou, ecco, fa un discorso molto più ampio, cioè riesce, in maniera tra l'altro particolarmente vivida, a collocare Yahweh nel contesto di un pantheon levantino molto più ampio. Vediamo che cosa dice più nello specifico e vedremo che alcune informazioni che lei offre, almeno per quello che è il percorso che noi stiamo portando avanti di studi, risultano particolarmente utili. Allora, intanto la Stavrakopoulou è chiarissima sul fatto che Yahweh appartiene alla categoria degli Elohim, quindi delle tante divinità. Continuiamo a usare questa terminologia, anche se sappiamo benissimo che poi il termine divinità ha ricevuto in Occidente una risemantizzazione profondissima, però continuiamo a utilizzarlo per comodità. per comodità essenzialmente. Quindi appartiene alla categoria delle divinità, quindi gli Elohim, e utilizzando in particolare dei documenti di origine ugaritica, la Stavrakopoulou individua Yahweh come uno dei 70 figli di una divinità maggiore, che a Ugarit era definita El, che è un termine che troviamo anche nella Bibbia, Certo. che in genere si traduce genericamente come sinonimo di Elohim, no? Sì. Quindi El, Elohim dovrebbero essere sinonimi, a meno che non si voglia intendere Elohim come il plurale di El, ma qui insomma Ci sarebbe da discutere. Ci sarebbe da discutere. Uno dei 70 figli di El e della sua compagna Atirat, Esatto. che poi nella Bibbia o nei testi diciamo semitici meridionali è nota con il nome di Asherah. Questa informazione noi l'avevamo già adocchiata, a dire la verità, diversi anni fa grazie a un altro grande studioso che è Giovanni Semerano, il quale citava Eusebio di Cesarea e a sua volta Eusebio recuperava delle informazioni offerte da Filone di Biblo, il quale parlava appunto di El come divinità maggiore, padre di altre divinità. Yahweh era individuato da Filone di Biblo come uno dei figli di El. La cosa interessante però è questa, oltre al fatto che anche la Stavrakopoulou individua correttamente l'origine di Yahweh nel meridione, quindi nella terra di Edom, nell'Idumea, nel Teman, ci dice che faceva parte del gruppo degli Dei Shaddai. Questo termine ha avuto uno sviluppo quasi sorprendente, direi quasi inspiegabile dal punto di vista filologico nella teologia biblica, no? Perché Shaddai, come tu ci hai spiegato tante volte, in genere viene tradotto come onnipotente. Però Shaddai di per sé si riferisce al deserto. Esatto. Quindi questi Dei Shaddai non sarebbero altro, in questo contesto levantino, e soprattutto attraverso alcune fonti che sono molto molto esplicite da questo punto di vista e che l'autrice cita, sarebbe un gruppo di divinità dissidenti rispetto a El. Yahweh avrebbe potuto essere con tutta probabilità il leader di questo gruppo. Sì. In particolare si potrebbe citare un documento che la Stavrakopoulou presenta, un documento che devo dire io non conoscevo, un'iscrizione che viene dal tempio di Deir Allah, che si trova nell'attuale Giordania, nella quale iscrizione si parla appunto di questo gruppo di divinità, gli Dei Shaddai, che si erano alleati tra loro contro El, per produrre, diciamo così, una vera e propria ribellione organizzata ai danni del padre. Effettivamente poi Yahweh e gli altri Dei Shaddai sarebbero riusciti a spodestare El dal trono supremo di questo pantheon levantino, addirittura riuscendo a sposarne la moglie, che come sappiamo nella concezione antica era, diciamo così, serviva quasi a suggellare, a sancire
l'acquisizione dello status, no? Del nuovo E status. quindi per Yahweh è un successo straordinario. Un successo straordinario. Divenuto sposo di Asherah, avrebbe effettivamente realizzato questo suo progetto di ascesa politica egemonica, diciamo così, e questo è un aspetto davvero molto molto Sì, e interessante. poi tra l'altro viene riconosciuto ufficialmente come tale, non nei testi, negli ostraca che sono stati trovati nella civiltà ugaritica, dove a chi si recava dal Libano, diciamo nel sud, dicevano ti proteggono nel tuo viaggio Yahweh e la sua Asherah. Yahweh e la sua Asherah, infatti li troviamo accoppiati in numerosissimi documenti. Cito nuovamente l'opera di Célestin Simbandougou, quel teologo biblico che citavo prima. Ecco, lui introduce un concetto molto interessante che è quello di depersonalizzazione. Cioè lui sostiene che nel passaggio tra la Bibbia nella sua facies originaria e la Bibbia nella sua versione spiritualizzata sarebbe stato realizzato scientemente, intenzionalmente, un processo di depersonalizzazione di tutte le altre divinità che non erano Yahweh, le quali divinità sarebbero state trasformate, ridotte in attributi o funzioni o oggetti, a seconda del caso, collegati a Yahweh. Ecco, il caso di Asherah è molto interessante perché, come È sappiamo, emblematico. Asherah viene normalmente interpretata come il palo sacrificale collegato alla figura di Yahweh, cioè un oggetto Esatto, addirittura, no? esatto, esatto. Ecco, allora perché nel caso specifico del discorso che noi stiamo portando avanti sulla religiosità nuragica, questo discorso sulla capacità che Yahweh ha messo in atto di scalare, no, il Pantheon, spodestando il Padre, è particolarmente utile? Perché una questione che effettivamente noi ci siamo posti è quella di giustificare la presenza di Yahweh così fuori dall'orbita di sua pertinenza, cioè il rapporto diretto con Israele. Esatto. Cosa ci fa in Sardegna? Cosa ci fa in Sardegna dove, vorrei ribadirlo, numerose iscrizioni ne attestano direttamente la presenza È il culto. e il culto. Ecco, questa informazione offertaci dalla studiosa Francesca Stavrakopoulou risulta particolarmente utile anche da A questo punto di capire vista. anche da questo punto di Assolutamente, vista, nel assolutamente. senso di cogliere la differenza tra Israele, che era un popolo di sacerdoti, cioè quindi un popolo speciale, un popolo che quindi doveva essere dedito esclusivamente a Yahweh, che doveva quindi occuparsi degli interessi di Yahweh in modo assolutamente esclusivo, però Yahweh si allargava, diciamo così. Avendo spodestato El, evidentemente stava allargando anche la sua sfera di influenza, quindi forse dovremmo anche cominciare a esaminarlo da questo punto di vista, cioè non più il Dio esclusivo di una singola, chiamiamola pure tribù, famiglia, ma un Dio che avendo spodestato il capo degli dei, El, si stava allargando nella sua sfera di influenza, l'abbiamo trovato anche poi, l'avevi citato tu, nei culti misterici Certo. ellenistici, e quindi bisogna rivedere questa storia che ci è stata raccontata. L'autrice cita anche tutta una serie di corrispondenze tra la Bibbia e testi ugaritici o comunque testi levantini al di fuori della Bibbia che sono estremamente gustosi e che poi Certo. forse vale la pena di leggere un attimino. Sì, giusto per chiudere questo discorso su Asherah, Certo, che è certo, particolarmente interessante, il culto che non era probabilmente un culto congiunto delle due divinità insieme, anche perché lo sappiamo molto bene dal testo biblico, Yahweh era davvero molto geloso ed era geloso anche di Asherah, della regina del cielo, era come viene assolutamente chiamata. esclusivo. Ecco, però sembra di capire da questi documenti che stiamo citando, per esempio si ricorderà l'iscrizione del tempio di Ammone a Soleb e poi tutti Sì, questi ostraca ugaritici a cui tu ti riferivi. Ecco, Asherah rispetto a Yahweh svolgeva quasi una funzione di mediatrice. sì, Cioè noi abbiamo molte testimonianze, per esempio l'autrice cita una interessantissima iscrizione
che è l'iscrizione di Khirbet el-Kom in Cisgiordania, dove è chiarissimo che Asherah è chiamata in causa come mediatrice, una figura di mediatrice molto simile, peraltro, mi viene da pensare, a quella che la Vergine Maria occupa nel contesto del cristianesimo. Cioè, Immediatamente. Asherah era coinvolta appunto nel contesto del culto yavista, appunto mediterraneo, come mediatrice. Yahweh non era affatto contento neanche di questa pratica e ne abbiamo chiarissime testimonianze appunto nella Bibbia. Per esempio, ecco, nel libro di Geremia mi sono segnato al capitolo 7 e al capitolo 44, ecco, Yahweh richiama in maniera molto dura e molto esplicita a un culto che sia realmente monolatrico, quindi neanche l'idea della mediazione era tollerata, e questo dovrebbe farci pensare, vista l'importanza che nel cristianesimo il culto dei santi ha acquisito. Esatto. In effetti, sai, la figura femminile è la figura materna, quindi una figura materna è una figura che risulta essere più vicina agli uomini, e quindi è più facile rifarsi a lei per provare ad avere, come dire, ciò che si vorrebbe avere dal Dio, ma al quale sembra più lontano doversi riferire, nel senso che è più difficile trovarlo. Invece la figura materna sembra essere più vicina agli uomini. Ma a Yahweh questo non stava assolutamente bene, perché lui voleva assolutamente essere esclusivo. Sì. Mentre leggevo questo libro mi venivano in mente alcuni argomenti, alcuni sono veramente comici, come per esempio tu prima parlavi di El, e quando parla di El noi abbiamo parlato più volte dello shakar, Come no? quindi di queste sostanze alcoliche che piacevano alle divinità. E ad un certo punto dice che Yahweh consumava 2 volte al giorno almeno un agnello o una capra arrosto, stufato di uccelli, pani e torte, frutta di stagione e cereali, farina miscelata con olio e diverse brocche di vino e di birra. E dice che le festività mensili o settimanali o annuali erano occasioni speciali che fornivano a Yahweh altrettante opportunità per abbuffarsi. È inoltre scritto che una celebrazione annuale volta a commemorare la costruzione del Tempio di Gerusalemme vedeva Yahweh e i suoi compagni mortali rimpinzarsi per 2 settimane. Ora, questa è una cosa veramente impensabile, scritta da una teologa, perché insomma, vedere un Dio spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente, che amava rimpinzarsi, questo è talmente incredibile che in effetti viene contestato. Viene contestato da chi dice che in realtà cita Isaia e dice che Yahweh sostiene: sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui e vitelli, il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gratisco. Io detesto e respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Quindi qui sembrerebbe che Yahweh sia in contrasto con se stesso. Lei in realtà ne fornisce una spiegazione estremamente razionale, estremamente convincente. Dice: se guardiamo però questi detti nel loro contesto storico, comprendiamo che il rifiuto divino dei sacrifici non era motivato da una opposizione totale alle offerte alimentari, era invece una critica tagliente nei confronti dei cittadini benestanti, i cui grandiosi e dispendiosi sacrifici erano diventati vuote manifestazioni di egocentrismo alimentare dallo sfruttamento dei gruppi più poveri. Quindi in realtà Yahweh non è che disprezzasse queste festività, ma in realtà le voleva quantomeno abbinate ad una attività caritatevole nei confronti dei più bisognosi. E poi diceva che benché tutto il cibo sacrificale fosse offerto agli dei, cioè agli Elohim, questi ultimi mangiavano solamente la loro porzione. E qui mi viene in mente l'omentum che tu citi nei tuoi libri, cioè quella parte dell'interiore che era riservata agli dei.
e il cibo dato alle fiamme veniva trasformato in fumo e in aroma e questi erano consumati dagli dei attraverso l'inalazione. È esattamente ciò che vado dicendo, ciò che vado scrivendo Certo. dal 2010. Quindi in realtà ci sono qui diverse conferme circa quanto dice la Bibbia. Diciamo questo, poi è vero, non stiamo a discutere. La Bibbia dice questo, non possiamo negarlo e questa teologa lo riconferma. Non so se vuoi aggiungere altro, ma c'è poi un gustosissimo racconto di El, il capo degli dei, che invita tutti i suoi figli ad abbuffarsi, ad ubriacarsi, e poi lui è talmente, diciamolo pure, stordito dal vino che esce barcollando e mentre si reca alla sua dimora viene sostenuto da due divinità minori. Ora è difficile pensare di inventare una cosa del genere Certo. riferendosi al capo degli dei, cioè come puoi poi pretendere che ci sia rispetto, che ci sia timore nei confronti di un, fra virgolette, ubriacone o comunque uno che amava ubriacarsi tranquillamente, abbiamo letto prima di quante volte Yahweh insomma amava abbuffarsi, Sì, sì. ubriacarsi. Devo dire che questo tipo di lessico mi ha colpito particolarmente perché abbuffarsi non è un verbo neutro, No, ma non è ecco, mangiare. non è mangiare. Poco prima del passaggio che leggevi tu, lei dice: questi oracoli datati all'incirca l'VIII secolo a.C. avrebbero poi alimentato la sgradevole storia cristiana della retorica contro i rituali. Insomma, non è una scrittrice che si mette più di tanti problemi, insomma, anche a far trasparire le sue insofferenze nei confronti di ciò No, che non le esatto. piace. E, insomma, si capisce benissimo che una divinità come Yahweh alla sensibilità di questa teologa risulta particolarmente sgradevole. Ecco, questo Sì, mi pesante da sentirei di dirlo, ecco, digerire. pesante da digerire. Il discorso è che il metodo che lei utilizza blinda queste sue acquisizioni perché tutti questi racconti poi non sono racconti che lei ipotizza No, ma li desume sono fra direttamente dalle virgolette. fonti. Sono fra virgolette. Fonti che vengono tutte quante regolarmente evidenziate. Quindi, Esattamente. Senti, vorrei chiudere con il discorso più impensabile di tutto, i genitali di Yahweh. ecco, sì, abbiamo lasciato alla fine questa parte che tra l'altro l'autrice sviluppa con una discreta Sì, sì, ampiezza, sì, no? sì, sì. Ecco, io già sono rimasto abbastanza stupito dal discorso che lei fa sul naso, per esempio, di Yahweh, Sì, no? Yahweh sì. aveva un lungo naso, si sofferma, dedica un'ampia parte del discorso a questo, ma quando si parla dei genitali di questo individuo, beh, sinceramente io ho avuto un sussulto ad ogni paragrafo praticamente, no? Perché il discorso è molto, molto interessante. Allora, da dove lei recupera nella Bibbia dei riferimenti alla forma e soprattutto, occorre dirlo, alle dimensioni Sì. dei genitali di Yahweh? Parliamo pure apertamente perché ne parla apertamente Ecco, sì, lei. poi leggeremo magari qualche passaggio Quindi se perché censurano noi devono censurare questo sì, libro. fondamentalmente sì. Sono fondamentalmente due gli ambiti semantici di riferimento. Uno è legato a un termine ebraico che è abir, sul quale tra l'altro già noi ci siamo intrattenuti con Sì, una sì, ricerca lessicografica anche poco prima di iniziare questa nostra conversazione, no? Abir è tradotto normalmente come potente, potente. no? Però qual è la potenza della bir? E questo è il discorso che fa la Stavrakopoulos. La potenza della bir è la potenza del toro, Esatto. cioè la potenza genitale, Citata nel citata dizionario. nel dizionario. Tant'è che in Isaia abbiamo trovato Esatto, un luogo in cui non significa assolutamente potente, ma serve a indicare questo animale. esatto. Questo animale, la cui, diciamo così, caratteristica biologica e fisiologica preminente è appunto la sua vitalità, la sua potenza, anche la sua potenza sessuale. E questa associazione della divinità
ecco, non solo di Yahweh a dire la verità, anche, ecco, lei parla Sì, molto del padre di Yahweh, di sì, El, sì. che è associato al toro. Ecco, i racconti ugaritici su El sono molto più espliciti, perché lì si parla veramente del lungo membro di El, membro che lui, possiamo dirlo, tiene in mano in erezione e con questo membro in erezione convince addirittura due divinità Esatto. femminili a stare con lui. Quindi, insomma, abbiamo dei testi che, appunto, per il discorso che facevamo anche prima, sono comprensibilmente molto più espliciti rispetto al testo biblico. Non a caso lei cita anche il dio egizio Min, che era sempre rappresentato con il lungo membro in erezione. Certo. Questa potenza sessuale e poi in particolare il dettaglio delle dimensioni dell'organo genitale erano percepite come un carattere distintivo della divinità maschile. E anzi, più il dio era di rango superiore, più ecco, questo Ci siamo capiti. corrispondeva a una ricaduta nelle dimensioni del suo membro. Questo epiteto di Yahweh come potente di Giacobbe, no? Abir, è davvero frequentissima nelle scritture. Un'altra area semantica, diciamo così, è quella dell'arco e della freccia. Ecco, nella sensibilità semitica in generale, l'arco teso e la freccia che scocca è una metafora sessuale, diciamo, piuttosto scoperta. Ora, il discorso interessante nel complesso è che questa caratterizzazione taurina di Yahweh, ecco, a parte che noi la troviamo esplicitamente rappresentata nel contesto della epigrafia sarda e più in generale nel contesto della civiltà nuragica. La taurinità è, mi verrebbe da dire, il primo carattere di Sì, Yahweh, anche nelle iscrizioni, dove è adombrata da quel termine su cui noi abbiamo riflettuto a lungo, Ag, che, diciamo così, nella sua etimologia indoeuropea rimanda all'attributo delle corna acuminate del toro, no? La proto-metaurina diventa quasi il simbolo dell'intero che quasi animale. uno si chiede, sono le corna lunari o sono le corna taurine? Esattamente. Ma poi l'archeologia ci dà dei riscontri notevolissimi da questo punto di vista. L'archeologia è i necessari riscontri con il testo biblico, perché che anche Yahweh fosse rappresentato in forma taurina, e che quindi non avesse solo, diciamo così, una potenza sessuale taurina, questo è chiarissimo nel testo biblico, per esempio nel primo libro dei Re, al capitolo 12, dove si legge che a Betel e a Dan erano ospitate delle statue dorate di giovani tori, A dispetto a dispetto dell'ordine di dell'ordine. non rappresentare nulla. Nella capitale del regno di Israele, cioè nella città di Samaria, nel tempio della città di Samaria, questo ce lo dice il profeta Osea nel capitolo 8, era presente un simulacro argenteo che raffigurava per l'appunto un toro. Cioè, quindi, appunto, a dispetto di questa chiarissima, quanto mai esplicita prescrizione di Yahweh, di non farsi immagini né di ciò che sta in cielo né di ciò che sta sulla terra, in questi luoghi, e la fonte qui è la Bibbia, non sono fonti extrabibliche, lo stesso Yahweh era raffigurato iconograficamente come un toro, appunto. Secondo questa rete di riferimenti che la Stavrakopoulos appunto recupera e che le consentono poi di recuperare quasi insperabilmente, direi, questo Certo. attributo fisico della divinità che più di ogni altra, direi, è stata privata del suo corpo. Sì, io direi che oltre questo non dobbiamo andare, che dici tu? No, meglio di no, anche perché non saprei cos'altro si possa trovare oltre questo. È una sorpresa per tutti, anche se in realtà il discorso della corporeità è poi ripreso nella patristica cristiana, è ripreso da diversi padri della Chiesa, penso a San Bernardo di Chiaravalle, che partendo dal desiderio di leccare i talloni di Yahweh, tra l'altro i piedi erano altro simbolo del sesso,
e partire dai piedi di Yahweh per arrivare a leccare tutto il corpo di Yahweh. Siamo oltre, ma siamo oltre dentro la teologia, non dentro delle nostre ipotesi, delle nostre fantasie, delle nostre libere elucubrazioni. Lei le cita Sì. esplicitamente, Con la quindi precisazione che intendiamo teologia nel suo senso etimologico, nel cioè suo senso un etimologico. discorso su Dio che non è la teologia No, cristiana, no. così come è stata elaborata, ma è un discorso su Dio che piaccia o no, ha il suo fondamento proprio nella lettera del testo Se biblico. vogliamo dire che nel testo biblico si parla di Dio, noi stiamo facendo un discorso sul Dio biblico. Esatto. Esattamente così come facevano questi padri della Chiesa. Quindi io chiuderei qui, direi che abbiamo dato molti spunti di riflessione. Sono sicuro, assolutamente inattesi, Sì, sorprendenti sicuramente per molti, anzi per la maggior parte, perché nessuno si aspetterebbe di trovare all'interno del testo di una docente universitaria di teologia, quindi di una accademica, un discorso del genere, cioè una anatomia del corpo di Dio, ma un'anatomia nel senso vero del termine nel proprio. senso letterale. E quindi è un libro che vale la pena di leggere assieme ai nostri, Ah sì, certo. perché ovviamente diciamo rappresentano una visione parallela che parte dallo stesso testo, dalla Bibbia, perché è quello che noi facciamo e che per quanto riguarda i tuoi libri parte ovviamente dagli antichi racconti dell'antica religiosità romana nella quale si ritrova la stessa fisicità, le stesse esigenze, le stesse abitudini, le stesse richieste che ritroviamo qui e questo ci deve naturalmente far pensare perché o tutti hanno pensato in tutto il mondo la stessa cosa o forse la stessa cosa era davvero in tutto il mondo. Esattamente. Ciao Matteo, grazie tante, ciao a tutti e alla prossima. Grazie Mauro, un saluto a tutti.